Attenzione, questo video contiene spoiler di My Hero Academia fino al capitolo 318. Ho da poco letto i nuovi capitoli di My Hero Academia e ragazzi c'è molto da dire. Io seguo My Hero Academia dal 2016 quando trovai questo volume in un'edicola e decisi di acquistarlo. Da allora i personaggi, il modo in cui la storia viene narrata e lo stile grafico di Koji Horikoshi sono evoluti a dismisura. Con questi ultimi capitoli però si va letteralmente oltre tutto ciò che My Hero Academia è stato fino ad ora. Siamo arrivati a mio avviso al punto più alto del manga, subito dopo la vicenda di Stain, che in un modo o nell'altro accennava a ciò che stiamo vivendo adesso. My Hero Academia ha sempre creato un grande mix vincente di scene estremamente serie che sguazzano nella fantapolitica di questo mondo nel quale gli eroi sono letteralmente dei dipendenti statali e scene estremamente comiche e incentrate sui classici jokes giapponesi. Mineta ad esempio è in tutto e per tutto la rappresentazione del classico joke giapponese. Ultimamente però con la crescita caratteriale dei nostri protagonisti e con tutto ciò che è successo intorno a Deku, vi è ormai una predominanza delle scene serie, una predominanza tanto forte che il mood dell'intera opera, almeno fino al capitolo 318, sembra essere completamente cambiato. Con il capitolo 318 che vede l'arrivo del nostro caro Dynamite, credo che la situazione inizierà a stabilizzarsi almeno un minimo, ma intanto discutiamo di tutti i capitoli precedenti, perché davvero io sono molto sorpreso e al contempo felice di vedere come i manga shonen stiano iniziando ad evolversi, a crescere e a toccare tematiche sempre almeno leggermente più delicate. La cosa, a mio avviso, più impressionante e bella dell'intera serie è la gestione dei villain, che risulta essere incredibile, letteralmente, da quando Stain ha ribaltato il mondo degli Heroes condividendo pubblicamente i suoi pensieri in merito alla società deviata nella quale tutti vivono e facendo entrare così in campo figure del calibro di Dabi, Toga, Twice e Spinner. I villain in My Hero Academia non sono necessariamente cattivi, spesso sono infatti semplicemente delle persone che sono state marginate, ed è per questo che, a parte per Shigaraki, noi lettori riusciamo ad empatizzare con l'intera Unione originale. Riusciamo ad empatizzare con Dabi, che nella sua impetuosa follia ha smesso di ricevere supporto e di venire ascoltato dal padre da quando è nato Shoto. Riusciamo ad empatizzare con Toga, che nella sua ancor più palese follia veniva trattata come quella strana del liceo, perché nessuno era in grado di gestirla e di capire come il suo quirk, per via di tutto il sangue che doveva necessariamente vedere, stesse iniziando a deviare pian piano la sua mente. Ma ancora di più riusciamo ad empatizzare con Twice, un reietto della società che ha fallito in ogni momento della sua vita e che in punto di morte è riuscito ad essere il vero eroe della situazione, l'unico che in quel contesto pensava di voler proteggere gli unici amici che abbia mai avuto, facendo apparire anche agli occhi di noi lettori Hawks come il cattivo della situazione, nonostante quest'ultimo abbia fatto di tutto, in realtà, per evitare il combattimento. Insomma, la gestione dei villain in My Hero Academia è estremamente adulta, e lo è diventata ancora di più con l'arrivo di Lady Nagant e con le verità che ci sono state rivelate sull'intera società degli Heroes. La società che descrive Lady Nagant, la società nella quale tutti i nostri personaggi vivono, è una società sporca, malata e deviata, esattamente come diceva Stain. Una società nella quale tutto il marciume viene nascosto sotto il tappeto, nella quale tutto ciò che è nero o anche solo minimamente grigio viene nascosto, allontanato o in alcuni casi addirittura soppresso, in modo da poter mostrare ai civili soltanto ciò che è bianco per tenerli tranquilli. La società che ci descrive Lady Nagant è in pratica una società che si avvicina pericolosamente alla distopia, in quanto si basa completamente sulla censura, sul controllo delle informazioni e sul celare tutto ciò che succede dietro le quinte, dietro la grande tenda rossa del teatro che vede come attori gli eroi. Questi meravigliosi dipendenti statali che proteggono i civili, sì, ma a che prezzo? Allo stesso modo, pochi capitoli fa, altre scomode verità sono state rivelate a tutto il mondo da Dabi.
verità sulla sua famiglia, sull'Hero Number One e su come sia stato proprio lui a far crescere in maniera sbagliata e deviata un criminale di tale portata, di come siano state le stesse fiamme di Angie ad uccidere innumerevoli eroi e civili. Per questi motivi il sistema politico che conoscevamo e che fino a qualche capitolo fa risultava essere estremamente solido, tanto da essere riuscito a creare un'operazione combinata di portata stratosferica contro l'intero fronte di liberazione, è ormai completamente collassato. Gli eroi che venivano smossi soltanto dalla fame e dal denaro, quelli che Stein definiva finti eroi, si sono subito dimessi, ma al contempo si sono dimessi anche alcuni veri eroi che non sono riusciti a reggere il peso delle critiche dopo tanti anni di servizio a protezione dei civili. E nel mondo di My Hero Academia i veri eroi esistono in realtà, e Deku è palesemente uno di questi, ma per la maggior parte la società degli Heroes è composta da eroi fittizi o da persone che come Nagant e Hawks venivano semplicemente usate dalla pubblica sicurezza. Ormai però tutto ciò non esiste più. L'intera classe politica è stata ribaltata e si è creato un alone di diffidenza nei confronti degli Heroes. E tutto ciò considerando anche che lo scontro tra Shigaraki e Deku, tra All for One e One for All, sembra essere sempre più vicino, mi mette un sacco, veramente un sacco di hype e curiosità nei confronti di ciò che potrebbe succedere nei prossimi capitoli, specialmente ora che Stein è di nuovo nei dintorni e che sembra che grazie ai predecessori del One for All sia arrivato per Deku un piccolo aiuto. Ed è proprio per questo enorme cliché ormai annunciato della lotta tra il bene ed il male che vedrà scontrarsi il personaggio più bianco di tutti e quello più nero, persino più di All for One, la lotta tra Deku e Shigaraki, che io sono estremamente curioso di vedere tutto ciò che succederà intorno a loro, che non facendo parte di un cliché, narrativamente parlando, è un po' un'incognita e potrebbe ancora rivelarci grandissime sorprese. Sono curioso di vedere Angie e Shoto che combattono contro Toya. Sarà una cosa da feels pesantissimi, così come sono curioso di vedere da che parte starà il nostro caro Stein, ora che i finti eroi si sono fatti tutti da parte. Inoltre, sono curioso di vedere come si evolverà il sistema sociopolitico del mondo degli Heroes, perché immagino che tutto ciò non sarà semplice da dimenticare per le persone comuni. Dovranno per forza di cose esserci delle riforme. E voi invece cosa ne pensate? Qual è il momento che aspettate di più e che ruolo pensate possano avere Bakugo e la UA in tutto ciò? Ciò che sta succedendo intorno a Deku non è effettivamente troppo pericoloso per loro? Oddio, magari per Bakugo, Kirishima, Kaminari, Tsuyu-chan e Tokoyami no, ma per tutti gli altri credo proprio di sì. Quindi fatemi sapere la vostra qui sotto con un commentino e fatemi sapere soprattutto se anche voi siete hypati per i prossimi capitoli tanto quanto lo sono io. Tanto se Horikoshi sgarrerà dopo aver raggiunto vette tanto alte nel panorama dei Battle Shonen classici, ne riparleremo sicuramente. State tranquilli. Io vi ringrazio quindi per aver visto questo video fin qui. Per oggi è tutto. Qualora vogliate seguirmi sui miei altri social potete trovarli qui sotto nella descrizione del video, li trovate tutti. Inoltre Instagram e Facebook sono apparsi anche a schermo in questo esatto momento. Io vi ringrazio ancora e al prossimo video ragazzi. Bye bye. Voglio sapere la vostra,